Carico un setup, carico questo qua, 25, metto 16 litri di benzina, treno gomme 1, indietro, faccio guida. Allora, proviamo se tutto funziona. Il motore è partito, quindi abbiamo l'acceleratore qui a destra, che si vede anche sulla barra verde che si carica, e questo è il freno. Poi abbiamo traction control sul pulsante 1 e diminuisci, aumenta il taglio e diminuisci, ABS aumenta e diminuisci, al contrario però basta invertire i comandi. E ora partiamo per farci un giro, prima dentro e partiamo. Si impugna facilmente senza troppe difficoltà. Si riesce a modulare la frenata, anche l'apertura del gas, riusciamo a fare rail braking in frenata e un'apertura dolce quando andiamo sull'acceleratore, quindi come se fossero pedali da usare con i piedi tranquillamente. Io non è che sono questo grande pilota, però insomma me la cavo, faccio il possibile. Non è male, devo dire, mi ci trovo bene anche. Un'esperienza da provare comunque. Perché a volte con le mani si riesce a essere anche un po' più precisi rispetto ai piedi. Poi c'è questa forma incurvata che serve a non far scivolare via. C'è questa forma incurvata che serve a non far scivolare via la presa quando si frena o quando si accelera. Ora faccio un giro, sto in silenzio perché se parlo non riesco a guidare. Un po' troppo sul cordolo interno alla Scari, si poteva fare meglio. Visto come si riesce ad essere delicati in frenata e in apertura, 48 e mezzo, non è affatto male.
se riusciamo a tirare giù qualche altro decimo. Un po' meglio la Scari stavolta, meno cordolo, un po' più scorrevole, anche se non era proprio precisa, perso un po' il posteriore. Parabolica anche si poteva fare meglio. No, diciamo un 47,7. Comincia a essere un bel tempo che anche chi usa i pedali a volte non riesce a fare, quindi il limite non sarà più i pedali ma solo l'esperienza, il tempo che dedicate. Ad essere precisi ad usarla. Quindi se riusciamo a togliere qualche altro decimino, anche il controllo è tranquillo, comunque sono costante sul tempo, sono sugli stessi tempi di prima, 3 giri consecutivi. Grandi problemi non ce ne sono. Male un po' la Scari stavolta, perdo un decimo, forse 2, però comunque anche la parabolica non perfetta, però non dipende dai comandi ma da come guido io. Cioè dicevo, non è che sono un gran pilota, abbastanza è difficile da ottenere subito. Non si riusciamo a ottenere. Un bel sistema, secondo me. L'utilizzo è di buon utilizzo, non mi sento affatto messo male o impiccato, lo guido tranquillamente, il cavo non dà fastidio. Si riesce a fare tutto, controsterzi li ho fatti, i controlli tranquillamente. Poi certo non possiamo fare un 360, ma quello, cioè, solitamente con le GT3 già quando siamo a questi livelli di sterzo siamo già troppo sterzati, quindi è inutile. Comunque si riesce a premere tranquillamente anche con un 180 gradi, anche di più. Quindi poi andare oltre i 180 gradi non è produttivo con questo tipo di vetture, ma quasi con nessun'altra, perché se siamo costretti ad andare oltre questo limite significa che abbiamo qualche problema sul setup o sul nostro stile di guida che dobbiamo sistemare. Vediamo i tempi che abbiamo fatto. Torno qui.
conferma, riepilogo giri. Abbiamo fatto un best di 1.47.793 con diciamo per 3 giri anche abbastanza costante per essere la prima volta, cioè a freddo, una partenza a freddo così, senza mettermi a fare troppi cambiamenti. Abbiamo fatto un 47,7, un 48,5, un 48,2. Vi garantisco che se andate sulle lobby pubbliche molta gente in 48 basso non ci gira, quindi tempi di tutto rispetto. Il limite non saranno i pedali ma solo la bravura portata dal tempo che dedicherete all'allenamento. Ragazzi, con questo è tutto, spero di essere stato chiaro, di aver detto tutto quello che si possa dire, spero che qualcuno possa giovarne nell'utilizzo, che è quello a cui tengo di più e per quello l'ho progettata, per chi magari per un qualsiasi motivo non può usare le gambe, i piedi e vuole comunque dedicarsi ai simulatori di guida. E con questo è tutto, spero di essere stato esaustivo. Per qualsiasi cosa scrivetemi o contattatemi, lascio i link sotto nella descrizione del video o nei social o in qualunque altro posto dove mi avete trovato. Ciao ciao!